Oh, ecco come sono finiti a vivere insieme questi tre, avete visto? Beh, allora mi pare di capire che Alex sia sfigato e povero, no? Adel solito truffatore, ma non sembra ricordarsi nulla di Alex. Il prof che li prende entrambi a vivere in casa. Dai, vediamo come continua. Come dite? Dove sono finiti i tre che mi stavano sul collo? Sono in vacanza. Mi hanno detto: torniamo tra un mese, Mirko. Il lavoro deve essere finito, mi raccomando. Solo quello che c'è scritto. E comunque vi dico quello che mi pare, ok? La prossima volta vi leggo, che ne so, la ricetta dei cannelloni ricotta e spinaci, tanto quando rientreranno non ci sarà più il tempo di registrare nulla. Esagero timori minori, ci scherzo sopra, nascondo le paure peggiori, per paura che sferita di me, scappo dai problemi, dai discorsi seri, evito i film tristi e parlo a citazioni, ma rivoglio quella sera, non una che somiglia, per emozionarmi ancora, come la prima volta e non ci riesco. Non è la stessa cosa, è un'altra brutta copia, è troppo serio. Non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. Guarda, lascia stare, non lo so, non lo so. Vabbè, dai, chiamiamolo, vediamo se si è liberato. È libero. Secondo me è in prigione. Ma che in prigione? In prigione non ti lasciano il cellulare, dai. Ma che risposta? Pronto, prof? Colombo? Dimentichiamoci di lui, Simo. Io con te non ci parlo. Ti ho detto di darmi il tuo telefono. No, fidati di me, dobbiamo cambiare casa. Ma cosa stai dicendo? Dammi il tuo telefono. Ascoltami, eravamo qua. Ti ricordi? Eravamo seduti qua quando ti ho detto che dovevo cambiare giro, che dovevo andarmene via. Ti ricordi? Me lo ricordo perfettamente. Mi ricordo anche che mi hai detto che non mi sarei mai dovuto preoccupare. Infatti, ma... Mai! Sì, hai ragione, ma ascoltami. No, ascoltami tu. Cioè, tu vuoi dirmi che dopo questa telefonata l'unica cosa che sai dirmi è che dobbiamo dimenticarci di lui e che dobbiamo cambiare casa? Ma ti senti? Sì, ma ascolta, te non ti rendi conto che un tuo studente ha chiamato per dire che Adel è scomparso, ok? Non uno studente qualsiasi, però. Colombo. A me sembra che neanche tu l'hai sentita la telefonata di Colombo. E poi hai fatto quel che hai fatto. Pronto, prof? Ho trovato questo telefono in giro, ho letto Simone Cecchino e ho risposto pensando fosse lei. Colombo, hai fatto bene, hai fatto bene. È il cellulare del mio coinquilino che non vediamo da ieri mattina. Ma toglimi una curiosità, dov'è che l'hai trovato? È alla vecchia fabbrica in Valmolini. Vecchio scatolificio. Colombo, ma scusami, cosa ci fai in giro a quest'ora che è quasi l'alba, eh? Prof, ho 18 anni ormai, vabbè, prendo un po' di libertà. Libertà, Colombo, guarda che tra poche ore hai la verifica di matematica, eh? Sarà in DAD, ma è comunque la verifica di matematica. Lei come fa a saperlo? Ma in sala professori parlo spesso con Cristina. La prof Mancini. La prof Mancini. Sì, capito. Capito cosa, Colombo? Capito cosa? Comunque non stiamo parlando di noi, ma stiamo parlando di Adel. Chi? Ma come chi? Adel, il nostro coinquilino, si chiama così. Calmati, Simo, calmati. Senti, Colombo, fai una bella cosa. Portami a casa il cellulare, per favore. Va bene, prof, mi dica dove abita, un attimo glielo porto. Avrei preferito Erinco. Te lo chiedo gentilmente per l'ultima volta. Dammi il tuo telefono, ho bisogno di sentire Colombo. Ma io non ho il numero di Colombo. Sì, ma io sul computer ho il numero di telefono dei genitori di Colombo. Li posso chiamare e chiedere il numero di telefono del figlio. No, non li chiameresti, vero? Mi spaventeresti se li chiami a quest'ora. Alex, Adele è scomparso. Dammi il tuo stramaledettissimo telefono.
Questo me lo tengo. Ma si può sapere che problemi hai? Ma me lo spieghi? Senti, io adesso vado diretto allo scatolificio, nella speranza che Colombo, se almeno lì abbia avuto il buon senso di essere lì ad aspettarmi. Per quanto riguarda te, io non ti voglio più vedere in questa casa. Tu non meriti nulla di tutto quello che hai avuto da me, soprattutto da Adel, che ti ricordo essere scomparso. Io vado. Sì, ma mica posso uscire vestito così. Ok, Alex, calmati. Va tutto bene, calmati. Siamo andato allo scotolificio, ma noi non andremo allo scotolificio, noi staremo qua, andrà tutto bene. Poi quando lui tornerà parleremo, sistemeremo tutto quanto. Nel frattempo gli comprerò un bellissimo cellulare, uno migliore di quello che aveva prima, perché quello che aveva prima faceva un po' schifo, era vecchio, quindi magari mi ringrazierà anche. Ok, sì, glielo compro adesso. Ma non ho più il cellulare, quindi mi farò un bicchiere con un po' di citrusodina, sì. Sì, qualcosa di forte. Sì. Ma guarda te che situazione. Adel, dove sei? Dove cacchio sei? E poi Alex così fuori di testa. Manco fosse impaurito da Adele e Colombo. O può essere impaurito da Colombo? Io quello lo caccio. Io quello lo caccio. Ma cos'è tutta sta gente? Aiello. Ferri. Prof? Salve, prof! Ma pure Figini. Ciao prof, cosa ci fai qui? Sto cercando Colombo. C'è Colombo, vero? Colo? Sì, c'è, te lo chiamo. Sta arrivando, non preoccuparti. Bella, prof. Come stai? Male Colombo, male, come vuoi che stia? Adel è sparito da un giorno. Un mio alunno, 4 miei alunni, invece che stare a casa a dormire a quest'ora, sono in giro. Easy, prof, easy. Ma easy cosa? Dammi il telefono di Adel, dai. Prof, posso fare di meglio. Seguimi. Adel? Oh, ma lasciatemi! Ah no, non ti lasciano, Simone. Adel, ma che cazzo è sta storia? Ma cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Cosa è successo, caro? Sì, bravo, fai quella faccia, ascolta bene. Allora, partiamo dal fatto che Alex è una bravissima persona e non è stato lui a dirmi cosa è successo l'altra sera al Birrivico quando non c'ero. Simone, io in questa città ho occhio e orecchio dappertutto. Gli uccellini con me parlano volentieri e se non parlano volentieri li faccio parlare io. Ma per quell'altra sera al Birri?
Ma se manco c'eri! E visto che manco c'ero, raccontami un po' cosa avete fatto. Ma abbiamo bevuto, abbiamo scherzato. Ma qualcuno mi ha detto che non avete solo bevuto e scherzato. Abbiamo bevuto, abbiamo scherzato, vi abbiamo detto cose. E allora dimmele quelle cose, Simone, visto che non c'ero. Allora, il risultato di questi ultimi 3 anni mi devo da solo 20.000 euro. E io non scherzo, li rivoglio. Di recente mi sono applicato un tasso di interesse dell'1%. Ultimamente mi sono spezzato un braccio da solo, come avvertimento. Non scherzo, Comunque a me piace il Natale, è il mio periodo dell'anno preferito, mi piacciono le luci, mi piacciono le persone. Non solo per il discorso degli effetti speciali, ma anche di contenuti, capito? La metafora di Matrix è il sistema che vuole fottere la società. Quindi solo per questo la trilogia è una gran figata. No! Perché la trilogia di Matrix? La trilogia di Matrix è una cagata pazzesca! Ma ero ubriaco! Lasciatelo. Ma veramente ti vuoi vendicare per quella roba lì? Ma sei serio? Simone, Hayanai, Petest, Hayo Alfanai, Tananai Anif, Hoyo, Kanu. Dai, ma mica ci credevate veramente. Sì. Dai, su, alla fine lo conosciamo e lo sopportiamo, Simone, anche se non è un nerd, però... Oh, però grandi passi, con Harry Potter e il Signore Anelli ha recuperato in pieno. Vabbè, ma adesso vi facciamo vedere com'è andata veramente quella volta. Pronto, prof? Colombo? E quindi? Ma quindi cosa? Mi ha attaccato e lo richiamo subito, no? Pronti, prof? Adel, ma dove sei finito? È da ieri mattina che ti chiamiamo e non rispondi? Tranquilla, mamma, sono ancora vivo, non preoccuparti. Ma non mi preoccupo io per te, ma cosa ci fai in giro con Colombo? Senti, digli a Colombo che tra poche ore ha la verifica di matematica con Cristina e la professoressa Mancini. Tu tra poche ore hai la verifica con Cristina e non me lo dici? Ma sì, la verifica easy, sì. Ma cosa me ne frega della verifica? Piuttosto dimmi come sta la Manci. È ancora in forma? Sì, sempre in forma. Tutto a posto, è preparato, prof, il colo. Sì. Ascolta, ma com'è che lo conosci Colombo? Lunga storia, prof. Lunga storia. Ho tempo. Praticamente lo conosco da quando stava negli Under 11 e lo allenavo a freccette. Ecco, pure giocatore di freccette adesso. E istruttore. Comunque, quando giocavo a freccette sono stato campione italiano per 3 anni di seguito e anche vicecampione europeo dal 2005 al 2007. Ma scusami, ma adesso che Colombo è maggiorenne, che cosa ci fai in giro con lui? Niente, sono passato dall'ex scatolificio e ha voluto offrirmi una birra in ricordo dei vecchi tempi. Ah, ok. Ma hai intenzione di tornare a casa o... Simo, davvero, sembri mia madre. Dai, per una volta che non mi sgamano in giro, continuo un po' a scialarmela, dai. Comunque, ti sento stanco, dalla voce. Non è che hai faticato, hai nerdato tutta la notte con Alex. Ma no, ma che nerdare, ma non è... Ma senti, comunque,
quando torni a casa, vedi di passare al supermercato, che toccherebbe a te fare la spesa, che c'è da prendere il ragù, quello senza soffritto, e il liquido lavastoviglie, La carta igienica. Ti sente, sei in viva voce, ma sei scemo? Ciao Fra, sì, ho sentito. Comunque, anche te hai faticato col pad nelle mani del prof, Sì, il prof è una mezza sega. E poi, bro, senza il tuo tocco non si procede. Facciamo così. Quando torno, insegno a entrambi la mossa. Ma quando rientri, semmai io starò dormendo, cercando di riprendermi dalla nottata col Fra a nerdare. Senti, comunque, digli a Colombo di andare a casa a farsi una doccia, perché l'odore di adolescenza si sente fin qua. Va bene, ciao prof. Ciao, bro, ciao. Bella Fra. Oh, il caffè. Grazie, prof. Che c'è, Alex? Ti vedo strano. Niente, prof. Ah, ottima partita. Poi quando ti svegli raccontiamo tutti i tuoi progressi a Adel, A parte che non ho più intenzione di giocare con voi. Comunque sei stato nervoso tutta la telefonata. Dimmi che succede. Ehi, sto parlando con te? C'è nessuno? Ho avuto un'idea. Sai che stai facendo? Fammi lavorare. Fatto! Fatto cosa? Trovato. Ma cosa? Tabellone, freccette. Cosa? Il bersaglio, prof. Ho capito cos'è, ma dove lo mettiamo? Poi se continui ad accatastare roba te, accumulatore. Ma sì, prof, lo mettiamo là. Ma là dove? Ma poi perché hai fatto sto acquisto? Dai. Ma come? Sì, ma non hai sentito? Abbiamo un campione italiano per ben 3 volte, vice europeo. Domani mattina, ore 9, Pupigna Delivery. Ah già, perché tu sei convinto che ci abbia mentito. Non lo so, Simo. Cioè, ti sembra normale? Un campione così intitolato? Si dice titolato, non intitolato. Vabbè, ma è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Vabbè, un campione di quella fama che non racconta niente a noi, non ti sembra un po' anormale? È proprio un cretino. Sono un genio. No, ti ho detto che il genio sono io. E devi comprare il bersaglio per scoprirlo. Perché sennò come facevamo? Sai, campione italiano, vice europeo, magari in internet c'è un albo, magari addirittura c'è un video della finale su YouTube. Vabbè, non c'è gusto così, non sarebbe la stessa cosa. Non guardare, non andare su internet a guardare, io prendo il tuo cellulare e lo lancio dalla finestra, capito? Senti, tu fai quello che vuoi, io vado a dormire, Deficiente. Ancora poche ore e finalmente saprò chi sei. Episodio 8, scena 1, take 1, roll 1. Sì, sono io. Esagero timori minori, ci scherza sopra, nascondo le paure peggiori. Da te, 2, 1. Scappo dai problemi, dai discorsi seri. Ma poi cos'è sto cinico 12? Quella sera, nonna che somiglia, per emozionarmi ancora, con me
prima volta e non ci riesco. Fermi! Non è la stessa cosa, è un'altra brutta cosa. Ma cazzo Figino? Non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. Vita prof. Ma secondo me andava comunque bene perché sul lancio della serie. Pensavo di esserne fuori, ma ci penso ancora. E cambio le parti peggiori, non altre inventate da me. Restano fra me. Ballare! Strofe di canzoni che poi capisco dopo. Tu ridammi quella sera, non una che somiglia. Voglio emozionarmi ancora, come la prima volta e non ci riesco. Se ti ascolti, perché Alex è un bravo ragazzo e lui Sono un bravo ragazzo. Vengo io. Non è la stessa cosa. E non ci riesco. Non è la stessa cosa, è un'altra brutta copia, è troppo serio. Non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. Comunque, non vi siete neanche accorti che ho cambiato gli occhiali, eh. Non è lo stesso paio. Non è lo stesso paio, eh. Ci sono i riflessi?